Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. È vicino alla svolta per il mercato dell'Inter, preso Provedel, passi avanti importanti per Calaili e Cialobà e andremo quindi a vedere tutte le ultime di giornata tra i quotidiani sportivi e non solo e andremo poi a fare un paragone, un approfondimento su come cambierà l'Inter, come cambierebbe l'Inter perché è d'obbligo l'uso del condizionale con Cialobà e Calaili. Andiamo con ordine, partiamo da ciò che scrive la Gazzetta dello Sport e naturalmente io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per dare un grande supporto con due semplicissimi click. In più, se aggiungete anche l'hype, è un ulteriore click che non costa nulla, che però dà un grandissimo aiuto. Iniziamo dal titolo della Gazzetta dello Sport relativo all'articolo sull'Inter. Leggiamo Inter Calaili c'è l'intesa, l'esterno dice sì, stretta Cialobà preso Provedel. Per l'israeliano c'è da trovare l'accordo col Saint-Gilloise, il centrale del Chelsea costa 35 milioni, per il portiere 3 milioni, firma fino al 2029. E andiamo a leggere anche sul Corriere dello Sport, leggiamo Calaili si parte, l'Inter presenta la prima offerta all'Union Saint-Gilloise. Il club nerazzurro pronto ad arrivare a 25 milioni per superare la concorrenza del Napoli per l'israeliano. Poi ovviamente ci sono gli articoli relativi ad altri calciatori che sta trattando l'Inter. Partiamo dal nome di Hanan Calaili, perché ci sono passi in avanti importanti. Ecco, l'Inter sta avendo contatti sia con la squadra sia col calciatore e col giocatore ci sarebbe già un accordo, come ha riportato il giornalista Nicolò Schira, come ecco, questi contatti sono stati riportati anche da Fabrizio Romano. L'Inter ha già il sì del calciatore. 1,8 milioni dovrebbe essere l'ingaggio annuale, un contratto di 5 anni. Quindi insomma dal lato calciatore non era difficile trovare l'accordo, anche perché parliamo di cifre decisamente abbordabili. C'è da trovare l'accordo con l'Union Saint-Gilloise. La richiesta sarebbe intorno ai 30 milioni, quindi 25 più bonus. L'Inter offrirebbe al momento 25 bonus compresi. Naturalmente si lavora. C'è però possibilità di arrivare ad un accordo definitivo sul calciatore, perché chiaramente la distanza non è enorme, parliamo di cifre che comunque sono diciamo così, alla portata dell'Inter, nel senso che comunque rientrano in quei famosi paletti di cui abbiamo parlato spesso ed insomma il calciatore ha comunque delle caratteristiche che possono adattarsi pienamente a ciò che serve all'Inter. Quindi insomma i passi avanti per Calaili sono importantissimi. L'Inter ha un netto vantaggio sul Napoli, perché il Napoli al momento è fermo su Calaili. Avrebbe sì l'accordo col calciatore, però non ha l'accordo con l'Union Saint-Gilloise e non sta portando avanti la trattativa con l'Union Saint-Gilloise. Quindi chiaramente questo è un grandissimo vantaggio per l'Inter. E Calaili non è l'unico nome su cui sta lavorando la società nerazzurra, perché c'è sempre il nome di Cialobà. Ecco, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, riportando per esempio gli articoli dei quotidiani, riportando le parole di Fabrizio Romano, e insomma c'è un Inter che avrebbe deciso di puntare sul difensore del Chelsea. Come scriveva anche la Gazzetta dello Sport, meglio, come scrive la Gazzetta dello Sport, il centrale del Chelsea costa 35 milioni. Anche il giornalista Fabrizio Romano è tornato sull'argomento, come aveva riportato già ormai più di una settimana fa. Inter e Como sono interessate a Cialobà. Il Como non si è defilato completamente, però sta seguendo anche la pista Solé. La pista Solé è stata praticamente abbandonata dall'Inter, quindi è un nome che, e dopo andremo a vedere anche le differenze tra Cialobà e Solé dal punto di vista statistico, di caratteristiche, perché l'Inter potrebbe puntare il centrale del Chelsea. Naturalmente è un calciatore che costa però più rispetto a Solé. Ecco, la richiesta del Chelsea sarebbe di 35 milioni, qualcuno riporta 35 più 5, l'Inter avrebbe fatto un'offerta di 30 più 5, come ha riportato il giornalista Schira. Quindi insomma ci sarebbe distanza. L'Inter però è in contatto col Chelsea, con l'entourage del calciatore. L'entourage del calciatore è in Italia, quindi per trattare proprio causa calciomercato. Insomma, anche lì è una trattativa che sta avanzando. Viene da chiedersi perché allora perché dovremmo credere che Calaili e Cialobà possono essere degli affari che possono essere portati in porto se fino a una settimana fa, 10 giorni fa, ci sono stati nomi completamente diversi che
praticamente per un motivo o per l'altro sono sfumati, in primis quello di Palestra, perché sono calciatori che rientrano nei budget dell'Inter, come dicevo prima, in quei famosi paletti. Ecco, se prendiamo Calaili, il calciatore al momento l'offerta dell'Inter dovrebbe essere sui 20 più bonus, ma anche se dovesse arrivare sui 23 più bonus, 25 più bonus, è un calciatore che comunque rientra in quei parametri, quindi ingaggio contenuto, si parla di 1,8 milioni per 5 anni, è un calciatore giovane, è un calciatore il cui cartellino non costerebbe tantissimo, quindi andando poi a rapportare il tutto sul bilancio annuale, quindi quanto costerebbe, ecco, se immaginiamo 23 milioni per il cartellino e 1,8 milioni di ingaggio netto, facendo la somma dell'ammortamento più l'ingaggio lordo, su per giù dovremmo essere sugli 8 milioni, quindi una cifra pienamente nei limiti, diciamo, imposti così dalla proprietà Inter. Una cifra che limita il rischio, ma un calciatore che può portare un grande rendimento per le caratteristiche. Quindi per questo Calaili potrebbe essere il nome adatto all'Inter. E tra l'altro è secondo me un nome anche che è valido per l'Inter. La prima volta sul canale ne abbiamo parlato il 4 giugno, quando andammo ad analizzare dei profili alternativi a Palestra, prima ancora che sfumasse definitivamente, e appunto c'era Anan Calaili tra questi profili. Quindi chiaramente questo la dice lunga sul mio gradimento, ecco, per il calciatore. C'è poi il nome di Chalobah, che costa qualcosa in più rispetto a Solé, perché l'Inter, ecco, potrebbe arrivare ad un'offerta un po' più alta del solito, perché in primis non significa che l'Inter non debba mai andare oltre i 25 milioni, perché per esempio su Palestra l'offerta era stata più alta, poi magari non era stata ancora formalizzata in maniera scritta, però è chiaro che se ci sono contatti con l'Atalanta, se si parla di bonus, è perché l'Inter era pronta ad investire quella cifra. Perché era pronta? Perché il rischio era limitato, il calciatore era giovane, rappresentava le caratteristiche che cercava l'Inter, conosceva già il campionato, era già un quinto e quindi magari si era fatto quel ragionamento di un investimento, non dico sicuro, però dei rischi minori rispetto a qualche altro calciatore. Lo aveva detto anche Ausilio in una conferenza stampa, dove, o meglio era un'intervista più che una conferenza stampa, diceva su Palestra avevamo identificato un investimento da fare, ecco, per una cifra più importante. Su Chalobah perché l'Inter potrebbe offrire quella cifra, seppur non è giovanissimo, però chiaramente parliamo di un calciatore di 27 anni, quindi ha ancora tanti anni di carriera, è un calciatore che conosce già la Premier League, che ha già esperienza nel panorama calcistico internazionale e quindi anche andare leggermente oltre quelli che sono i soliti limiti magari rappresenta comunque un rischio limitato, perché è un calciatore che magari l'Inter punta, un calciatore che è stato più volte anche accostato all'Inter, quel calciatore che può portare anche qualcosa di diverso e dopo andremo a vedere il perché. Però insomma sono due situazioni che l'Inter sta portando avanti. Andiamo anche invece con l'altro nome, ed è quello di Provedel, come scrive già la Gazzetta, preso Provedel, e come scrive anche il Corriere dello Sport, Provedel, il sì di Lotito alla Lazio 3 milioni. Praticamente arriva il primo acquisto dell'Inter in questo calciomercato, se escludiamo ovviamente la recompra di Stankovic e il riscatto di Akanji. L'Inter ha il secondo portiere, secondo me qui, come avevo detto in altre occasioni, è uno di quegli affari che mi trova pienamente d'accordo, nel senso che l'Inter va a prendere un secondo portiere affidabile. Se Pepo Martinez, come naturalmente non ci auguriamo, non dovesse dare le giuste garanzie, ha un secondo che può tranquillamente fare anche il primo. Non sono due portieri da top club europeo, però sono due portieri che possono dare affidabilità. Costo limitato, è un portiere che comunque può fare da secondo anche per diversi anni, perché non parliamo certo di un quarantenne, e tra l'altro è italiano, è cresciuto nel vivaio nazionale, quindi che è un qualcosa da non sottovalutare, sia per l'aspetto legato alla nazionalità, cosa che spesso l'Inter è andata ad attenzionare nel calciomercato, sia per quanto riguarda poi i regolamenti, le liste UEFA, dove servono calciatori appunto cresciuti nei vivai nazionali. Andiamo anche con l'altro articolo di Tutto Sport e poi andremo a fare l'approfondimento su, come detto prima, su Calaili e su Chalobah. Tutto Sport scrive: Inter per Jones c'è.
un reparto in vendita, c'è un reparto in vendita, insomma, ecco, il colore diverso porta ad una lettura un po' più articolata, insomma, del titolo. Insomma, per Jones c'è un reparto in vendita. A oggi sono addirittura 12 centrocampisti di proprietà. Da Frattesi ad Aslani almeno 5-6 sono sul mercato, servono soldi per comprare la prima scelta Jones. Ecco, secondo Tuttosport, l'Inter non avrebbe depennato Jones dalla lista dei preferiti, però c'è bisogno di fare prima delle cessioni. Dal mio punto di vista, in questo momento l'Inter non sta lavorando su Jones. Anche altre fonti riportano che è un nome in stand-by, quindi non un nome depennato dalla lista, però chiaramente in questo momento la priorità ce l'ha il quinto a destra, ce l'hanno i difensori, perché non dimentichiamo che il difensore non sarà soltanto uno, ne dovranno arrivare due, come aveva detto anche Ausilio. A centrocampo è un reparto che è completo. L'Inter non ha necessità di prendere un centrocampista dal punto di vista numerico. Chiaro che dovessero uscire alcuni nomi, per esempio il Tuttosport aveva fatto un nome da Frattesi ad Aslani, si parlava di Akin Samiro, di Topalovic che ecco, potrebbe andare in prestito. Tra l'altro c'era il Catanzaro interessato al prestito di Topalovic, c'è Massolen che anche lui potrebbe andare in prestito in Serie A, però è chiaro che in questo momento senza uscite l'Inter non affonderà il colpo su Jones né per un fattore numerico e secondo me anche per un fattore proprio dal punto di vista economico, perché è chiaro che c'è Frattesi che ricopre un grande peso a bilancio, quindi bisogna liberare il costo di Frattesi. C'è un introito da fare perché l'Inter comunque gli affari che sta portando avanti sono per una spesa complessiva di circa 50-55 milioni, insomma, tra Cialobà e Calaili, e quindi magari si aspetta di fare degli introiti poi per provare un nuovo assalto a Jones, quindi penso in questo momento è un nome tenuto in secondo piano dall'Inter. Prima di passare, come detto, all'approfondimento, andiamo anche a leggere l'ultimo articolo, giusto come si suol dire per dovere di cronaca, seppur poi non facciamo certo cronaca qui, e leggiamo Bastoni non si presenterà ad EPM, ieri Bonifazio e Maldini, oggi Calafiori. Ecco, Bastoni oggi non andrà all'interrogatorio, non andrà dal PM, è una scelta, diciamo così, anche del legale. Poi, come rispondevo ieri anche ad un commento, che una persona sia innocente o meno, solitamente si segue una strategia legale, ciò che viene consigliato dall'avvocato, e quindi questa naturalmente è una scelta più del legale di Bastoni che non di Bastoni stesso. Chiaramente sono delle strategie che poi ognuno segue, come detto, che sia innocente o meno, per cercare insomma di arrivare chiaramente ad essere assolto. Passiamo al tema che ci interessa di più, quindi torniamo meglio al tema che ci interessa di più, ed è quello del campo. Praticamente tra Calaili e Cialobà l'Inter investirebbe un costo totale per i cartellini, come detto prima, tra i 50 e i 55 milioni. In pratica era la parte del cartellino che stava investendo per Palestra, perché erano 45 più 5 per Palestra, quindi chiaramente l'Inter starebbe comunque reinvestendo quella cifra, però dividendola su due calciatori, e sono due calciatori comunque validi. Senza dimenticare che Palestra avrebbe avuto un peso a bilancio di quasi 14 milioni tra appunto ammortamento e ingaggio lordo. Calaili per esempio è molto più basso, e magari la somma tra Calaili e Cialobà porterebbe in totale un costo a bilancio di circa 8 milioni più di quello che avrebbe portato il solo Palestra. Quindi anche questa scelta, per me non è stata una scelta quella di abbandonare Palestra, è stata appunto il calciatore che poi ha optato per il Chelsea, però alla fine l'Inter tutto sommato starebbe, perché utilizziamo sempre il condizionale, prendendo delle scelte che comunque vanno sia nella direzione di tenere d'occhio il bilancio, sia nella direzione di portare dei calciatori validi. E a proposito di questo, appunto, avevamo dei confronti. Il primo era tra Cialobà e Solé, perché chiaramente l'Inter lascia la pista Solé, va su Cialobà. Qual è la differenza? Abbiamo proprio una scheda comparativa dei percentili dei due calciatori. Andiamo anche leggermente ad ingrandirla la scheda in modo da avere una visuale migliore, e andiamo proprio a comparare. Ovviamente a destra c'è Solé, a sinistra c'è Cialobà. Per le azioni difensive praticamente hanno quasi gli stessi percentili i due calciatori. Sui duelli difensivi che vanno, diciamo, a fare, quindi i duelli difensivi totali, troviamo Cialobà leggermente meglio, ma anche qui sono statistiche molto simili. La percentuale di duelli difensivi vinti nettamente più per Cialobà. Duelli aerei totali
nettamente meglio Chalobah, sulla percentuale di duelli aerei vinti è leggermente meglio Solé. Però occhio, qui parliamo di percentuale di duelli aerei vinti, magari nel totale sono più quelli vinti da Chalobah perché ne fa molti di più. Gli intercetti, che in questo caso sono interessanti perché è una statistica, quel PADJ è l'acronimo inglese, praticamente vengono rapportati al possesso che fa la squadra. Quindi, perché cosa significherebbe? Se noi prendiamo gli intercetti complessivi di un difensore in una squadra che fa il 30% di possesso palla, saranno probabilmente superiori rispetto ad un difensore che gioca in una squadra che fa il 70% di possesso palla. Quindi questi sono rapportati sul possesso palla della squadra e chiaramente sono una statistica molto più interessante. E qui vediamo che il percentile di Chalobah è nettamente superiore a quello di Solé. Poi ci sono i passaggi ricevuti, più quelli di Chalobah. Solé meglio per passaggi lunghi completati, per passaggi progressivi, e l'accuratezza, la precisione, ecco, dei passaggi meglio Chalobah, mentre Solé è più per conduzioni. Ecco, praticamente qui abbiamo una panoramica esatta del perché l'Inter sta anche cambiando obiettivo, perché secondo me il fatto dell'aspetto fisico, della tenuta fisica, a me non ha mai convinto fino in fondo che l'Inter, ecco, cambiasse obiettivo per la tenuta fisica del ginocchio di Solé, anche perché altrimenti non vai neanche a trattarlo. Secondo me è più per una questione di caratteristiche. Chalobah è più forte nei duelli difensivi, magari va a fare più duelli aerei, negli intercetti, è più difensore rispetto ad un Solé che è fortissimo, magari aggressivo, è forte nel duello comunque, non parliamo certo di un calciatore scarso da quel punto di vista, ma è più un terzo di difesa. Ha il meglio per esempio nei passaggi progressivi, nelle conduzioni, ecco, vediamo progressive runs, l'ultima statistica, quindi le corse progressive, ecco, per fare proprio la traduzione letterale. E quindi Solé è più da terzo, Chalobah è più da centrale, quindi magari è su questo che l'Inter sta cambiando obiettivo, sta andando a prendere chi può fare il centrale della difesa a 3. Poi Chalobah, come dicevo ieri, secondo me ha un po' il limite di non essere un calciatore dalla concentrazione massima per 90 minuti. Ecco, qualche sbavatura qua e là magari la fa, però è sicuramente più centrale di quelli che sono in rosa ed è un qualcosa che all'Inter serve, perché Akanji molto meglio da terzo a destra, Bissek, Bastoni sono tutti calciatori che danno il meglio se giocano da terzo di difesa e non da centrale, quindi la scelta Chalobah non è secondo me una scelta sbagliata. Poi so che è un nome che non scalda tantissimi tifosi, però secondo me è un nome che potrebbe portare una grandissima resa in questa Inter. Andiamo poi anche con un confronto Calaili-Palestra, perché come detto anche qui è cambiato l'obiettivo, ovviamente anche un po' mi verrebbe da dire per forza di causa maggiore, andiamo a fare un confronto anche sui percentili di Calaili e Palestra. Per gol meglio Calaili, per expected assist meglio Calaili, passaggi ricevuti meglio Calaili. Dove guadagna Palestra? Cross precisi, ma leggermente, parliamo dell'87esimo percentile contro l'84esimo di Calaili. E ricordiamo anche il percentile significa magari Calaili all'84esimo percentile fa meglio quella determinata statistica rispetto all'84% degli esterni. Passaggi progressivi meglio Calaili, dove fa meglio Palestra per dribbling riusciti, per duelli offensivi vinti e per corse progressive, ecco, possiamo dire, anche se poi sui dribbling riusciti è leggermente meglio Palestra. E non parliamo soltanto però, ecco, parliamo soltanto di dribbling riusciti, non di dribbling tentati, dove Calaili ne ha di più. Poi vediamo nei duelli aerei, nettamente meglio Calaili, nei duelli difensivi, ecco, il numero di duelli difensivi meglio Calaili, la percentuale di duelli difensivi vinti meglio Calaili e così come gli intercetti. Ora ovviamente non voglio dire che Calaili sia superiore a Palestra, è chiaro, era un po' il preferito di tutti dal punto di vista tecnico Palestra, però sono numeri che ci fanno capire che Calaili può portare sia imprevedibilità, perché per esempio sui dribbling riusciti comunque ha dei buoni numeri, e può portare anche equilibrio difensivo. Sui duelli aerei vinti sappiamo è una statistica che il quinto deve avere, è una caratteristica che deve avere e lui è 1,83 m ed è bravo nei duelli aerei. Gli intercetti, per esempio, è un'altra statistica importante per il quinto dell'Inter, quindi insomma diciamo che comunque per caratteristiche si sta andando a scegliere un calciatore valido. In generale, secondo me, l'Inter, passando da Akanji, che era il titolare, e Dumfries sul quinto,
a Chalobah e Kalaili potrebbe andare in una direzione di un gioco più europeo, quindi un gioco magari anche una difesa un po' più alta, perché poi Chalobah è veloce, un difensore più aggressivo, quindi più pronto ad uscire, un gioco ecco, un po' ancora forse più propositivo, o comunque portare caratteristiche adatte al tipo di gioco che ha mostrato Kivu nell'ultimo anno, quello ecco la difesa alta, quel gioco propositivo, quel voler dominare il gioco. E sulla destra con Kalaili, ovviamente non dico che facciamo un passo avanti rispetto a Dumfries, sarebbe assurdo pensare un qualcosa del genere con un calciatore tutto da valutare in quella posizione, però portiamo imprevedibilità. Tante volte si era detto che l'Inter non aveva imprevedibilità. Con Kalaili prendiamo un calciatore che, come abbiamo visto, ha caratteristiche anche difensive, però può portare all'imprevedibilità. Ha il dribbling, usa entrambi i piedi perché ci sono tanti gol realizzati anche col sinistro, nonostante lui è un destro, e quindi quell'imprevedibilità che manca all'Inter la può trovare in Kalaili, perché è un calciatore che è destro, quindi può dare ampiezza, può dare profondità, può arrivare a cross, ma può anche puntare all'avversario e rientrare sul piede debole per andare a calciare, per esempio, è un qualcosa che ha fatto spesso con l'Union Saint-Gilloise. Quindi diciamo che sono degli obiettivi che possono aiutare l'Inter a percorrere quell'idea di gioco di Christian Chivu. Sono obiettivi che comunque vanno nella direzione del bilancio e sono calciatori che, ecco, secondo me sono estremamente validi. Insomma, secondo me, per mia personale opinione, poi aspetto anche la vostra nei commenti, non si sta andando a prendere un po' come fatto per esempio con Diouf, un calciatore valido ma poco adatto al contesto tattico, ma calciatori pienamente validi anche per il modo di giocare di questa Inter. Come detto, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti su tutti i temi di giornata, sul nome di Chalobah, sul nome di Kalaili e non solo. Come dico spesso, confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre, invece, io vi lascio con un gran bel Forza Inter!